Per realizzare questo cortometraggio ho utilizzato esclusivamente il nuovo gimbal di casa Zhiyun, lo Smooth Q4, e l'iPhone 12 Pro Max. Per la ripresa dell'auto, quindi quando entro nel finestrino, ho utilizzato la fotocamera grandangolare, così aveva molto più campo visivo, messo il gimbal in modalità pan follow e poi utilizzato lo stick, perché questo gimbal ha un limite per cui l'inclinazione verso il basso e quella verso l'alto sono limitate a quest'angolo. Questo significa che se io vado in orizzontale, il gimbal riprenderà verso il basso e non c'è modo di farlo guardare in alto. L'unica alternativa è quella di inclinare il braccio del gimbal. In questo modo posso tenere tranquillamente in orizzontale il gimbal e poter quindi in questo modo entrare dentro nel finestrino per dare questo effetto. Cintura. Inoltre, per dare tridimensionalità al video, ho introdotto volutamente nella ripresa anche il palo del cartello stradale in primo piano. Per realizzare la scena successiva invece ho utilizzato la fotocamera principale e il gimbal era messo in modalità follow. È importante variare l'uso delle fotocamere proprio perché così si simula molto più facilmente quello che fareste con una reflex e quindi con obiettivi intercambiabili. Quindi in alcuni casi è importante avere il tele, quindi lo zoom per arrivare in primo piano, a volte si usa la fotocamera principale invece che dà un campo abbastanza aperto e poi il grandangolo invece per includere più informazioni. Inoltre per tutti i movimenti è importante adottare la camminata ninja o corsa ninja, ossia tenere le ginocchia piegate, questo perché tutti i gimbal riescono a stabilizzare fino a 3 assi, ma non questo movimento. Questo è l'unico movimento che nessun gimbal riuscirà a stabilizzare, per cui dovete farlo voi tenendo le gambe piegate, camminando in modo da mantenere le spalle sempre alla stessa altezza e non camminare andando su e giù. Invece per tutte le riprese fatte rasoterra ho allungato lo stick al massimo, messo il gimbal in funzione lock, così è bloccato. La fotocamera ovviamente è wide, quindi la più aperta possibile per acquisire più informazioni. In questo modo potevo permettermi di correre o camminare raso al suolo e la fotocamera non si muoveva, che manteneva lo stesso punto di vista. Basta. Anche per la scivolata ho utilizzato la fotocamera rasoterra perché rende molto bene l'azione. Bellissimo, bravi! Inoltre, vista la pericolosità dell'azione, abbiamo cercato di ridurre al minimo il numero delle riprese, infatti l'abbiamo fatta 2 volte ed è stato sufficiente. Cicatrice, ma che bella, ma che bella. E ringrazio Federico per averci lasciato la pelle sul campo. Rispetto a tutto il filmato, per il primo piano dell'avversario a terra ho messo la modalità messa a fuoco manuale. Questo perché mi sono avvicinato al soggetto, ho messo a fuoco esattamente il suo volto e poi mi sono allontanato. In questo modo la scena parte sfocata e avvicinandomi prende vita. Ovviamente se utilizzate una macchina fotografica l'effetto bokeh si vede molto di più, quindi lo sfondo rimarrebbe molto più sfocato rispetto a quanto possa fare un iPhone. Ho poi ripreso nuovamente con modalità rasoterra, quindi con il gimbal girato al contrario e impostato in modalità pan follow il soggetto che corre. Anche nell'ultima scena il gimbal era messo in lock mode in modo da tenere fisso il soggetto di partenza e simulava il pallone, per cui è partito dal piede del giocatore e corso velocissimo al contrario, entrando nell'incrocio dei pali un attimo prima che il portiere passasse davanti per parare. Peccato la porta non avesse la rete perché avrebbe reso ancora di più l'effetto gol se il cellulare fosse finto proprio avvolto nella rete, come un pallone realmente farebbe. Ho poi montato tutto quanto con Adobe Premiere e questo è il risultato finale.
questo cortometraggio ringrazio Nick, Islam e soprattutto Federico per averci lasciato la pelle sul campo. Qui trovate la recensione di questo nuovissimo gimbal di casa Zhouin e se ti è piaciuto questo video premi mi piace e attiva la campanella. In questo modo saprai quando rilascerò dei nuovi video. Grazie e buona giornata. Ciao!